Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò di questa maschera da saldatore che chi mi segue su Instagram avrà già visto perché ho fatto un video scherzoso un paio di giorni fa, anzi seguitemi su Instagram, vi lascerò il link giù. È della Maook, mi è stata inviata direttamente dal sito Riku Shop e per adesso è in offerta, quindi costerebbe 79 euro, ma per ora la trovate in offerta a 60 euro. Cosa di particolare? Intanto Mauk è un marchio tedesco che produce saldatrici, maschere da saldatore, guanti, accessori, eccetera, e non solo, e che vengono rimarchiati da altre aziende, anche noti marchi vengono rimarchiati, essendo originariamente Mauk, con brand più conosciuti. Questa maschera da saldatore completamente automatica ci permette di vedere anche a 180 gradi grazie a queste due aperture laterali, è completamente automatica, ha un oscuramento che va da 6 fino a 13 con sensibilità, ritardo eccetera completamente automatici e ha una classe ottica di 1-1-1-2, solitamente 1-1-1-1 è il massimo, questa ha un 2 ma è un valore relativamente di poco conto perché i primi tre valori riguardano delle caratteristiche importanti riguardanti appunto l'ottica, quindi la distorsione dell'immagine, l'omogeneità dell'oscuramento e anche la messa a fuoco, quindi non dobbiamo vedere nulla che sia sfocato, e questa ha tutta la massima qualità che si possa avere per quanto riguarda la qualità dell'ottica e la qualità della nostra protezione, quindi si oscura in modo omogeneo, vediamo in modo nitido sia per quanto riguarda la distorsione che per quanto riguarda la messa a fuoco, non abbiamo zone in cui non riusciamo a vedere bene, non abbiamo zone nelle quali l'immagine si distorce. L'unico 2, che però vi dimostrerò che in realtà è come se fosse un 1 perché è perfetta, riguarda la visione angolare, quindi quando guardiamo verso il basso o dritto, in teoria è come quando guardiamo attraverso l'acqua, dovrebbe distorcere leggermente, ma in realtà non distorce assolutamente, riesce a regalarci delle immagini perfettamente nitide, senza alcun tipo di distorsione. Allora, cosa dire? Secondo me è un casco che va visto immediatamente, va messo alla prova subito. Per una questione di praticità farò delle inquadrature con un accendino perché facendo l'inquadratura con la saldatura l'arco sarebbe così luminoso che non riuscirei assolutamente a rendere ermetico il passaggio della luce dalla parte posteriore e si altererebbe tutto. Ho già fatto alcune prove e non rende assolutamente, quindi l'accendino ci dà la possibilità di capire quanto è sensibile e come si oscura senza dover fare per forza le saldature. Questo casco viene venduto all'interno di questa scatola, accompagnato da ovviamente garanzia, manuale di istruzione, avvolto in questo cellophane. Assieme alla garanzia e manuale di istruzione vengono dati anche i vetrini di ricambio sulla parte frontale e va bene per saldatura a elettrodo, quindi MMA, MIG, MAG, TIG, taglio plasma e ovviamente anche la smerigliatura, perché spegnendolo, quindi mettendo in modalità grind, riusciamo anche a utilizzarlo, vista la sua nitidezza, anche per la smerigliatrice angolare. Quindi iniziamo direttamente a vederla da vicino e vediamo come si comporta. Iniziamo. Questo è il display che si oscura automaticamente, questi due forellini sulla parte alta sono i due sensori e questo sulla parte superiore invece è una sorta di pannellino solare che tramite la luminosità dell'arco di saldatura alimenta l'oscuramento dello stesso pannello. Allora ragazzi, sicuramente non è semplicissimo fare una ripresa in questo modo, però come potete vedere, tenendo il telefonino all'interno della maschera, ci accorgiamo come sia perfettamente nitida, come riesce a farci vedere tutto senza alcun problema. Semplicemente una leggera colorazione di verde, però riesce ad avere una buona visuale. Adesso allontano leggermente il telefonino dal vetro, ci saranno dei riflessi purtroppo che sono quasi inevitabili, però come potete vedere non c'è alcuna distorsione, assolutamente. Muovendo il telefonino l'immagine rimane perfettamente nitida, quindi questo è quello che volevo dirvi quando parlavo della mancanza di distorsioni. Muovendoci in questo modo non si nota assolutamente nulla, quindi per me la visione di questa maschera, che ha un livello di distorsione con le inquadrature diciamo inclinate, sinceramente non lo noto, riesco a vedere perfettamente. E adesso vi faccio vedere qual è la visione a 180 gradi, quindi metto la funzione grandangolare
E come potete vedere, durante il lavoro di saldatura riusciremo a vedere sia frontalmente che tramite questi due vetri anche lateralmente. Ovviamente col grandangolo non riesco a farvi rendere conto come sia la visuale effettivamente avendo gli occhi vicino a questi due vetrini laterali, però già così riusciamo a renderci conto della differenza, fin dove riesce ad inquadrare un vetro normale e come invece riusciamo ad inquadrare, comunque a vedere, con una visione a 180 gradi, completamente un'altra storia. In questo modo riesco a vedere anche i due lampadari, uno a destra e uno a sinistra, e invece con il vetrino centrale riesco a inquadrare solamente da quel goniometro digitale fino alle prime punte di trapano, quindi veramente molto comodo. Allora facciamo questa prova con questo accendino, anche in questo modo potete vedere la nitidezza dell'immagine messa a fuoco spettacolare, si vede perfettamente, quindi non ha alcun tipo di distorsione. Allora adesso, sia per una questione di praticità, perché posso garantirvi che tenere un telefonino e una maschera con una mano e utilizzare un accendino con l'altra è difficile, figuriamoci riuscire a saldare, ma questo ci può servire per vedere quanto è sensibile con una piccola scintilla di un accendino, proprio perché è troppo piccola e nonostante tutto il casco riesce a percepirla, e proverò a farlo oscurare addirittura nascondendo la scintilla, quindi non facendola percepire direttamente dai sensori. In questo modo riesce comunque a oscurarsi senza alcun problema. Come potete vedere riesce a oscurarsi davvero subito e ritorna luminoso quando finisce la necessità di rimanere oscurato. Tutto ciò semplicemente con un classico accendino clipper, quindi una piccola scintilla camuffata in questo modo. Praticamente vede la luce solamente che si riflette sulla mia mano, sul dito, e riesce ad oscurarsi. E in dotazione vengono dati, come dicevo all'inizio, anche i due vetrini. Il vetrino della parte frontale, quindi la parte da cui vediamo, è di 90 mm x 40 circa. Ha anche la funzione grind, quindi mettendolo in posizione di spento, la sua nitidezza ci permette di utilizzare anche la smerigliatrice angolare, quindi essere protetti da schizzi, scintille, eccetera. Per ora è in offerta, il suo prezzo originario è di 79 euro, lo trovate sul sito di Riku Shop a 60 euro e va bene sia per saldature ad elettrodo, quindi MMA, MIG, MAG, TIG, ovviamente taglio a plasma e quindi anche la smerigliatura, come abbiamo detto poco fa. Secondo me è un casco fatto davvero bene, è abbastanza leggero, è confortevole come ho detto poco fa, offre diverse possibilità di regolazione, quindi oltre alla regolazione di cui vi ho parlato poco fa, anche questa regolazione a fibbia sulla parte alta, quindi ci consente di regolare sia il diametro che l'altezza a cui dobbiamo posizionarlo, e il vantaggio di avere questa visione a 180 gradi che sinceramente su una maschera da soli 60 euro offerta ma 79 a prezzo pieno sinceramente non avevo mai visto. Cosa dirvi? Spero che questo video vi sia piaciuto per conoscere questo articolo. Ringrazio Riku Shop che mi ha inviato la maschera da farvi conoscere, ma ve ne farò conoscere una che addirittura si vede a colori fra un paio di giorni. Vi invito a iscrivervi al mio canale, cliccare sul link per poter vedere l'offerta, mettere mi piace al video, cliccare anche sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ricevere l'email ogni volta che caricherò un nuovo video e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!